Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una ricetta super classica, il pollo alla cacciatora, e vi faccio vedere la versione che facciamo noi a casa. Buonissima e facilissima. Iniziamo. Allora, per fare il pollo alla cacciatora che ci serve? Prima di tutto un pollo a pezzi. Questo pesa all'incirca 1,2 kg. Poi ci servono gli odori, quindi sedano, carote e cipolla per il soffritto, un paio di rametti di rosmarino, uno spicchio d'aglio, poi 400 g di pelati e un po' di vino rosso per sfumare. Si fa tutto in pentola, velocissimo, quindi mettiamo un po' d'olio, non tantissimo perché poi dopo il pollo comunque rilascerà un pochettino di grasso, E tritiamo anche in modo abbastanza grossolano la carota, la cipolla. Per gli odori mettete quelli che preferite, magari non vi piace la cipolla, preferite mettere lo scalogno, va benissimo lo stesso. Ogni famiglia ha la sua ricetta. E il sedano. Accendiamo e facciamo soffriggere. Facciamo andare giusto un minutino, poi aggiungiamo un paio di rametti di rosmarino interi, direttamente dentro, e uno spicchio d'aglio, anche questo intero. La cipolla, se è leggermente appassita, possiamo mettere il pollo in pentola. Lo mettiamo all'inizio con la pelle rivolta verso il basso e poi dopo facciamo rosolare su tutti i lati. Quindi giriamo e facciamo rosolare tutti i lati. Adesso saliamo il pollo e aggiungiamo un pizzico di pepe. Anche questo è facoltativo. Oddio, si potrebbe fare pure piccante, il pollo alla cacciatora, quindi magari nel soffritto ci mettete pure un paio di peperoncini, vi viene bello piccantino. E ora sfumiamo col vino rosso, circa mezzo bicchiere. Ok, il vino è evaporato, a questo punto che facciamo? Aggiungiamo i pelati, 400 g di pelati, io faccio direttamente così. Li schiaccio direttamente con le mani e li rompo, così rimangono anche un po' dei pezzettoni. E aggiungiamo anche un po' d'acqua. E ora chiudiamo col coperchio. Mettiamo la fiamma al minimo e facciamo cuocere per una quarantina di minuti, mescolando di tanto in tanto. Se vi accorgete che il sugo si asciuga troppo, aggiungete un pochettino d'acqua. Ok, ci siamo, è quasi pronto, quindi togliamo il coperchio e aggiustiamo di sale. C'è un profumino. A questo punto aggiungiamo anche delle olive nere, intere, non denocciolate. E facciamo asciugare ancora per 4-5 minuti. Ok, è pronto. Allora, a casa mia solitamente si porta in tavola così, con tutta la pentola, però impiattiamolo, che fa più figura.
E sopra mettiamo tutto sto bel sughetto con le olive. Ok, io sono pronta per assaggiare, anzi, vi dico la verità, mi fa una voglia questo sughetto, non vedo l'ora di fare la scarpetta. Prima di passare all'assaggio però vi do qualche piccolo consiglio. Ce ne sono pochi in realtà, perché questa è una ricetta molto semplice, basilare e classica. Però come avete visto, ad esempio, nella nostra famiglia aggiungiamo le olive nere, che fanno un po' la differenza secondo me. Anzi, facciamo tutti un po' la guerra per prendersene il più possibile. Io ho utilizzato un pollo intero a pezzi, però potete anche fare la stessa ricetta utilizzando semplicemente i fusi di pollo piuttosto che le sovraccosce. L'ho fatto al sugo perché il pollo alla cacciatora classico si fa appunto col sugo di pomodoro e ho utilizzato i pelati. Però se non volete vedere i pezzettoni potete anche utilizzare direttamente della passata. Se poi vi piace con un sapore di pomodoro più intenso potete aggiungere anche un cucchiaino di concentrato di pomodoro. Odori. Come avete visto io ho messo sedano, carota e cipolla, però come vi ho detto anche quelli potete scegliere, potete mettere lo scalogno al posto della cipolla, potete non mettere proprio né cipolla né scalogno, potete arricchire con delle foglie di alloro, potete mettere il prezzemolo tritato alla fine che dà sapore, qualcuno aggiunge la maggiorana, anche qua insomma potete fare come più preferite. Il pollo alla cacciatora si può fare anche in bianco, senza pomodoro, però in quel caso noi a casa che facciamo? Lo sfumiamo col vino bianco piuttosto che col vino rosso e aggiungiamo un bel po' più di odori, quindi ci mettiamo il finocchietto selvatico tritato, la maggiorana, la salvia, l'alloro e viene bello profumato. Poi ultimo consiglio, questo è un piatto che vi potete preparare anche in anticipo, tipo la sera prima per il giorno dopo e lo riscaldate un attimo prima di portare in tavola. Sapete che succede? Che diventa ancora più buono perché la carne si insaporisce ancora di più col sughetto di pomodoro. Vabbè, io passerei all'assaggio. Un bel po' di sughetto e di olive. È buono perché la carne è tenera e saporita, però manca qualcosa, la scarpetta. Molto meglio. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto e che la ricetta possa esservi utile. Se la fate, fatemelo sapere. Se avete domande o suggerimenti, scriveteli sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!